Esiste un luogo in Italia dove un vulcano spento nasconde due laghi caldi e dove monaci, imperatori e briganti hanno lasciato tracce indelebili. Questo luogo è Monticchio. Siamo ai laghi di Monticchio, ai piedi del Monte Vulture, due bacini ellittici dentro un antico cratere. Il lago piccolo alimenta il lago grande e, anche se comunicanti, i loro colori sono totalmente differenti. Nel cuore dell'Appennino meridionale, dove la Basilicata sfiora i confini di Puglia e Campania, esiste un paesaggio che sembra sospeso nel tempo. Ai piedi del Monte Vulture, un antico vulcano oggi spento, due laghi occupano un cratere millenario. Li chiamano la Svizzera della Basilicata, ma Monticchio è molto di più. Questo paesaggio tranquillo un tempo era tutto fuorché pacifico. Circa 800.000 anni fa il Monte Vulture era uno dei vulcani attivi dell'Italia meridionale, un territorio dominato da eruzioni, ceneri e colate laviche. Poi, circa 125.000 anni fa, le ultime fasi esplosive cambiarono per sempre il volto di questa terra, creando una caldera profonda. Ed è proprio qui che l'acqua ha preso il posto del fuoco. I due specchi d'acqua sono separati da una striscia di terra lunga appena 215 metri. Da una parte il lago piccolo, dall'altra il lago grande, collegato e alimentato dal piccolo attraverso un ruscello. Basta guardare i colori per capire che non sono uguali. Il lago piccolo, più profondo e costantemente alimentato da acque sorgive calde e ricche di sali minerali, tende ad un verde più intenso. L'altro, meno profondo e situato ad un'altezza di circa 2 metri inferiore a quella del lago piccolo, tende al verde oliva. Entrambi i laghi presentano una temperatura media delle acque superiore a quella di tutti gli altri laghi in Italia. Il suolo vulcanico ha reso Monticchio un laboratorio naturale unico. In primavera il lago piccolo si ricopre di ninfee bianche, foglie enormi e steli lunghi fino a 5 metri. Un fenomeno raro, esclusivo di questo luogo in tutta la Basilicata. Quando si è all'interno dell'antica caldera si è circondati da chilometri e chilometri quadrati di vegetazione, alberi e foglie a perdita d'occhio. Una vera e propria esplosione di natura. Dal silenzio della natura a quello della spiritualità. Dal X secolo questi boschi divennero rifugio per i monaci basiliani in fuga dalle persecuzioni. L'abbazia di San Michele Arcangelo, costruita direttamente nella roccia, è il simbolo di questo legame. Nella Grotta dell'Angelo, affreschi millenari e una vasca d'acqua ritenuta miracolosa raccontano una fede intima scavata nella pietra.
Questi sono i resti dell'abbazia di Sant'Ippolito, nata in ambito basiliano e poi benedettino. Fu colpita dal grande terremoto del 1456. Oggi restano absidi e pilastri incorniciati dal bosco. Quello che vediamo è tutto ciò che rimane dell'abbazia di Sant'Ippolito, distrutta quasi completamente dal terremoto del 1456. Passò anche Federico II di Svevia, il quale amava calciare col falco in queste valli. Un imperatore affascinato da un luogo che ancora oggi sembra fuori dal tempo. Oggi Monticchio vive delle sue acque, ma il turismo racconta una storia a due velocità. Aree attrezzate e sentieri accessibili convivono con strutture dimenticate, come la vecchia funivia che funzionò dal 1964 al 1978. Quelli furono gli anni di massimo splendore per i due laghi. I vecchi fasti di un tempo non devono essere simbolo di fallimento, ma di una scelta da fare. Monticchio non ha bisogno di grandi opere, ma con un po' più di cura e attenzione può tornare ad essere quella di un tempo. Sia per la cucina del Vulture, per la geologia, per la fede o per il mistero, Monticchio resta un'esperienza completa. Un luogo dove il Mediterraneo racconta se stesso attraverso il fuoco, l'acqua e l'uomo. Se cercate un viaggio che unisca natura, storia e leggenda, i laghi di Monticchio vi aspettano. Conoscevate la storia dei due laghi? Scrivetecelo nei commenti. Alla prossima storia, qui su Storie Mediterranee.